Oggi è lunedì, come al solito andiamo a fare il resoconto della settimana scorsa tra tutti i guadagni online, trading, copy trading. C'ho già un'operazione in corso molto molto carina e siamo anche in profit per quei pochi che mi copiano e non vi invoglio a copiarmi assolutamente, ma per dirvi che questa settimana ho fatto, oltre a questa operazione, altri bei numeri con il trading e molto 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 soddisfatto. Comunque sia, dopo andiamo a vedere, anche perché questa settimana sono ritornato ad utilizzare un bot di trading che utilizzavo molto tempo fa. Forse l'ho capito meglio, forse un periodo migliore, forse avevo un po' più di tempo per programmarlo. Dopo magari ne parliamo quando arriviamo in quel punto. Come al solito, ovviamente vi invito a lasciare un bel mi piace, l'iscrizione per chi è nuovo. Vi ricordo che non sono consigli finanziari, io condivido con voi tutto quello che faccio online per quanto riguarda guadagni, trading, tutto quello che imparo, tutto quello che faccio, quindi mi raccomando, pensateci bene, fate sempre le vostre scelte, studiate bene una cosa prima di buttarvici dentro, non fate come faccio io, assolutamente. Direi di spostarci al PC e cominciare subito con il resoconto di questa settimana, è la week 39. Partiamo subito dal lato azionario e andiamo subito su Trading 212, dove questa settimana ho acquistato una frazioncina di azioni ancora a Porsche, che ricordo era un IPO recente, quindi da poco listata. E altra cosa invece, altro aggiornamento, dovrebbe arrivare un'azione Google, questa invece mi viene regalata per chi si iscrive sia a me e sia appunto all'iscritto. Infatti c'è un'azione in regalo da 1 a $100, è casuale. Però è gratuita, quindi non male, e dovrebbe essermi accreditata perché mi è arrivata la notifica. Quindi azione Google e azione Porsche, anzi frazione di azione Porsche, ma su Porsche sto aspettando un pochettino per reinvestirci seriamente. E Toro invece è inutile che vada ad aggiornare, sapete, sto seguendo un portafoglio azionario di un'altra persona e nessun movimento interessante. In tal caso anche lì andrò ad acquistare, a vendere, o quella persona appunto andrà a fare qualche movimento, vi tengo aggiornati. E adesso passiamo dalla parte del trading, più che altro copy trading. Intanto qui c'è un'operazione aperta con più $28,39, ma la lascio aperta. Questa è un'altra storia perché sto facendo una challenge, l'ho cominciata proprio questa mattina, quindi per venerdì dovrebbe uscire. Challenge completamente fuori di testa, ma appunto poi ve ne parlo in quel video lì. Comunque sia, copy trading, andiamo a vedere un po' la persona che sto seguendo, cosa ci ha fatto fare questa settimana. So che è positivo, ha ancora qualche posizione aperta, ce n'ha 4, ma ovviamente non le andiamo a considerare finché non le chiude, e questa settimana vediamo un po' di positività. Infatti a partire dal 3, quindi 4, sarebbe queste operazioni qua, queste posizioni chiuse tutte in profitto. Io ovviamente ho la scaletta qui con tutto scritto e siamo andati in profitto di $38,76, quindi con il copy trading questa settimana non male, devo dire. Sto continuando a seguire sempre quella solita persona. Lo sto facendo con leva 10 e margine 30, quindi veramente bassissimo. Come vedete a me va bene anche che porta questi pochi profitti, l'importante è che siano sempre profitti e non perdite. In quel caso lo licenzierei subito, quindi passiamo appresso. Questo è l'account invece dove vado a fare io trading. Anche qui ho 2 posizioni aperte, vabbè, una siamo in profitto, una siamo in perdita. Sto aspettando che recuperiamo anche questa, perché la recuperiamo e tranquillamente. E andiamo a vedere appunto sul trading che faccio io cosa ho combinato questa settimana, perché mi è piaciuto veramente tantissimo. Ecco qua, andiamo nelle ultime posizioni, anche qui a partire dal 3, quindi a partire da queste qui. Tutte profitto, come vedete anche qui ce ne sono qualcuno più basso, qualcuno già sui 18, nell'altra pagina già siamo sui 43, 26, ce n'è qualcuna anche un po' più altina, un po' più sostanziosa, comunque sia, tutte in profitto, anche di poco. Qualcuna che la chiudo con pochissimo, io purtroppo non sono io a chiudere, ma perché prende lo stop loss, ovviamente mi alzo lo stop loss superando appunto il profit e quando lo prende siamo comunque in profitto, ma di pochissimo. Comunque sia, questa settimana appunto ho fatto $181,33, veramente veramente non male, non mi ci lamento affatto perché mi è piaciuto tantissimo. Queste comunque sono le mie operazioni, 80 in totale, 73 in gain e 7 in loss, non male.
Passiamo adesso al bot di trading che vi dicevo all'inizio. Ho ricominciato ad utilizzare TradeSanta perché a me sinceramente è sempre piaciuto, non mi è mai piaciuto il fatto di stare lì a settare, ok, così strategie, impostare il bot, eccetera. Però secondo me era una condizione di mercato che lo permetteva, perché cosa ho fatto? Adesso cercherò di spiegarvi molto velocemente, perché lo sto facendo lavorare al contrario, quindi in short, sta aprendo e chiudendo posizioni in automatico in short, invece di stare lì a aprire e chiudere posizioni, lo fa lui automaticamente in automatico, e l'ho fatto la stessa cosa, ho attivato lo stesso bot in short sia per BTC USDT e sia per Ethereum USDT. E questa settimana, cioè sono partito come vedete qui dal 6 ottobre, quindi già metà settimana, portato un profitto di 5,10 dollari. Ovviamente questo qui non lo sto considerando perché me l'ha fatto proprio adesso. Il tempo di scrivere qui 5,10 dollari mi ha fatto un altro profitto di 92 centesimi per oggi. Ieri è stato proprio fermo. Comunque sia, ovviamente questo lo consideriamo per settimana prossima. Cercherò di impostare altri bot, comunque sia, cioè attiverò altri bot a lavorare, sempre su BTC, sempre su queste coppie qua, perché non voglio utilizzare coppie strane. Io come vedete ho messo proprio pochissimo, ad esempio il take profit al 0,3%, l'ordine successivo veramente a poco. Ho cercato di impostarlo veramente semplice, ma che lavorasse un po' più spesso, anche con pochi profitti, perché poi l'ho impostato veramente con il minimo indispensabile. Comunque sia, fin quando lo userò, ripeto, vi terrò aggiornati. Ovviamente se farò operazioni, se resterà fermo è inutile che sto ad aggiornarvi. Passiamo adesso al lato NFT, dove ormai lo sapete, utilizzo il solito Mobox, e questa settimana cosa ci ha portato? 13,58 Mbox, che equivalgono, io ovviamente già ho fatto la conversione, 8,10 dollari, anche qui niente male, anche questa settimana senza sfruttare la parte play to earn, niente, proprio 0, io li metto qui da soli e nemmeno al massimo, probabilmente mi ci devo impegnare un po' di più. Qua ci sono anche le box che costano 18,23 dollari, magari con quello che prendo ogni settimana acquistare una box, magari faremo un bel unboxing proprio di Mbox questa settimana, vediamo. Anche per smuovere un po' la situazione, perché stanno qui veramente proprio è vero che mi farmano comunque qualcosina, però si può fare di meglio sicuramente. E adesso invece passiamo alle piattaforme ad altissimo rischio. Qui l'invito viene rinnovato mi raccomando, a stare lontano, almeno che non sapete di cosa si tratta, non sapete come approcciare a queste piattaforme, perché sono appunto rischiosissime, da un giorno all'altro possono chiudere e quindi potete perdere tutto. Quindi mi raccomando, fate sempre le vostre considerazioni, vi rinnovo tutta questa parte qua. E come al solito andiamo su IFO, partiamo da IFO, che è quella che ogni settimana comunque sta continuando ad andare. L'investimento iniziale è stato di 555 dollari. Il profitto di questa settimana, intanto io continuo sempre a prelevare, il profitto di questa settimana dovrebbe essere di 148 dollari. Ripeto, profitti altissimi, rischio super altissimo, quindi mi raccomando, non fatevi abbindolare dai numeri. Altra piattaforma, Neswap, che questa settimana ha portato circa 41 dollari, forse qualcosina in più, anzi io direi di andare a fare un'operazioncina, di andarci a vincolare qualcosa in automatico. In automatico metterei, vabbè, le coppie sono uguali, tanto comunque non cambia nulla, metterei circa 30 dollari qui. Ok, devo selezionare i giorni, ovviamente seleziona 30 giorni, 30 USDT. Cosa sta succedendo? Andiamo a fare quello di 30 giorni. Ok, ordine andato, non so se credo che dovrebbe essere andato tutto a buon fine. Andiamo a vedere quanto ci abbiamo nel wallet. Giusto così, ok, li ha presi, no, ne ha fatti partire 2, quindi abbiamo 160 vincolati e 78 liberi. Magari mi vado a fare un prelevo questo in questi giorni, adesso vediamo un po'. Per ora comunque sta continuando a camminare. Altra piattaforma, ormai lo sapete, Future Football Finance, questa è una di quelle lì di calcio, dove questa settimana abbiamo fatto un bel po', stiamo lavorando con circa un capitale di 1.200, cerco ovviamente di fare sia interesse composto perché ero partito da 500, ogni tot di tempo vincolo altri soldi e continuo a lavorare con un capitale più alto, ma allo stesso tempo continuo a fare dei prelevi giorno per giorno. Ovviamente molti di questi guadagni arrivano anche dalla rete. Questa settimana
ho tirato fuori circa $1.050. Magari se volete, se vi va, se siete interessati, vorrei fare un video più specifico su questo, perché visto che i guadagni di questa piattaforma sono stati assurdi, magari fare un resoconto di circa i 2 mesi di utilizzo, perché sono 2 mesi da quando ho cominciato ad utilizzarlo, anzi tra qualche giorno fanno giusto 2 mesi, e fare un recap generale di quanto sono riuscito a tirare fuori da questa piattaforma e quanto appunto sono riuscito a sfruttare questa piattaforma. Sempre se siete interessati, secondo me ci sta perché sono numeri veramente veramente molto molto alti. E direi che con il grafico alla mano, mentre appunto ci sono ancora queste posizioni aperte, così le tengo anche sott'occhio, direi di andare a fare il resoconto totale. Quindi sulle azioni, ok, abbiamo aggiunto qualcosina, ma ripeto, non stiamo lì a contare, anche perché è un investimento a lunghissimo termine, non avrebbe senso stare lì a vedere il più e il meno. Intanto qui sali, cosa stai facendo? Sali. Invece lato trading, copy trading, abbiamo fatto più $38,76, sul trading più $181,33, con il bot di trading più $5,10, con Mobox $8,10, con IFO più $148, con Swap circa $41 e con FFF più $1.050, per un totale di $1.472,29. Niente male. Ultimamente sto cercando qualche altro progettino su cui buttarci qualcosa, sia sull'altissimo rischio ma anche non. Vorrei investire in quest'ultimo periodo sulle azioni, infatti magari vorrei fare proprio una serie di video appunto proprio quando andrò proprio ad investire, proprio per magari confrontarci tutti su quali azioni, quali ETF investire in questo periodo. Sembra un momento molto buono, quindi ne vorrei approfittare anche io un po' di più. E magari qualche altro tipo di investimento, magari qualche portafoglio automatico su eToro, qualche altra cosina. Anzi, anche sugli NFT vorrei fare qualcos'altro, però vorrei trovare un bel progetto che mi convince. Ultimamente sto cominciando ad utilizzare Sorare, non ho fatto chissà che investimenti così, però mi sta cominciando a piacere un pochettino, quindi ci sto smanettando un po'. Appena faccio qualcosa anche lì, qualche compravendita di NFT, qualche profitto dal appunto da come si dice, dalle aste, magari ovviamente vi tengo aggiornati. Mi sembra anche carina come cosa. Niente, direi che la week 39 può terminare qui, anche questa settimana buon profitto, non male, e noi ci aggiorniamo alla settimana prossima. E questa settimana challenge di trading veramente pazzesca, anzi andiamo a vedere a che punto siamo qui. $19,64 è sceso, vabbè, io aspetto che venga spinta un po' qua. La challenge è pazzesca. Poi vabbè, ci vediamo venerdì per il prossimo video.